Ci troviamo con Federico Pellegrino, non troppo lontani dalla Val d'Aosta, perché siamo in provincia di Cuneo. Peraltro tu torni dalle parti d'origine un po' della tua famiglia. Il mio nonno paterno, quello che mi dà il nome, è originario, è cresciuto, non troppo distante, cioè da qui, è nato e cresciuto, non troppo distante da qui. Poi però ha trovato una bella valdostana e si è dovuto spostare. No, intanto come va? Abbiamo visto che insomma ti stai godendo in questo momento la vita familiare. Sì, pur continuando a allenarmi, d'altronde finché c'è neve è bene scivolare, soprattutto con queste nevi primaverili ho visto che il lavoro che ho fatto negli ultimi anni, lo sforzo che ho fatto negli ultimi anni ha pagato, sta pagando, soprattutto in tecnica classica, e questo mi fa continuare su questa strada. Quindi finché c'è neve continuerò a sciare, la stagione non è ancora finita e purtroppo dopo i campionati italiani ho beccato un virus intestinale che mi ha azzoppato per una settimana, però adesso sto di nuovo bene, quindi ancora un paio di settimane cercherò di sfruttare appunto questa neve che ancora c'è in quota. Senti, ti fa piacere vedere che tanti giovani o atleti comunque italiani sono andati magari in Norvegia, chi a fare la Jantelopet, chi comunque è andato anche per sciare, continuare ad allenarsi? Oltre che Finalmente, San Pellegrino, ho visto molti sono anche andati in altre parti. finalmente, sicuramente mi farebbe molto piacere che dove c'è neve continuino a essere battute le piste, che gli sci club con i bambini soprattutto continuino ad andare a sciare anche se non ci sono più gare. Però sappiamo tutti che la primavera inizia a far venire voglia di fare anche altre attività e non è facile rimanere ancora anche a livello di risorse sul pezzo da questo punto di vista. D'altra parte le risorse, atleti che fanno questo lavoro appunto sono pagati per fare questo sport, che investano su loro stessi concedendosi anche qualche giorno di sci al nord o appunto trovando la quadra per sciare anche lontano da casa in questo periodo dell'anno. Penso che quando tutti si chiedono come mai i nordici vanno di più, il fatto che sciano tanto sicuramente secondo me è una risposta e va bene, mi fa piacere che tanti continuino a farlo. Senti, prima abbiamo fatto anche un video durante ovviamente la conferenza stampa con Acqua San Bernardo e Fisi. Tu non hai dato proprio al 100% la certezza di proseguire, è legato a qualcosa? Sicuramente legato da quello che dobbiamo ancora vedere sulla carta, ovvero la conferma che questo percorso iniziato 2 anni fa continui e che appunto siano le basi per me per continuare in questa direzione, ovvero un sistema e una linea nella quale qui credo fortemente, come è stato per questi ultimi 2 anni, per un percorso che può arrivare a un obiettivo tanto ambizioso quanto una medaglia alle Olimpiadi del 2026. Senti, tu hai sempre invitato gli atleti a non porsi limiti perché solo a fine carriera. Ecco, forse in questa stagione abbiamo visto che è reale quello che hai detto tu, cioè per esempio guardiamo Dapra, chi avrebbe mai immaginato di vederlo in una finale, forse lui stesso non l'avrebbe mai creduto, in una finale di una sprint. Ma beh, poi le sprint sappiamo bene che sono gare molto particolari, fatte anche di episodi, però sono occasioni anche da cogliere e quello che io penso che lo sci di fondo, gareggiare l'alto livello dello sci di fondo per un atleta sia importante avere due caratteristiche. Uno, l'autodisciplina, che è quella cosa che ti fa tutti i giorni portare a termine il tuo lavoro, essere sempre sul pezzo, e l'altra è la pazienza, ovvero saper aspettare e perseverare e appunto aspettare il momento giusto, il momento in cui il treno passi, come spesso vi ho detto durante quest'inverno. Con l'autodisciplina tu tutti i giorni vai alla stazione, anche se sai che la possibilità che passi il treno magari è molto remota, ma tu tutti i giorni vai e aspetti che passi il treno. La pazienza appunto è quell'elemento in più che ti fa aspettare il fatto che prima o poi magari il treno passa. E quando il treno passa, se tu sei alla stazione puoi anche prenderlo, se invece sei al bar a far polemica il treno non lo prendi e peggio ancora se sei a casa a fare altro. Quindi questa è un po' il succo, la mia risposta alla tua domanda.
Senti, Nicole Monsorno mi ha raccontato che a Drammen eri lì a fare il tifo per lei. Anche sì, certo, ma è bello, è giusto che sia così. A maggior ragione quando siamo in pochi a gareggiare in Coppa del Mondo, sappiamo che è molto difficile essere performanti all'alto livello e per già solo assumersi la responsabilità di provarci è già importante, è una cosa importante che non sempre tutti gli atleti capiscono e colgono. Nel caso di Nicole quest'anno si è visto un bel passo avanti, ha lottato spesso e volentieri nei quarti di finale e a Drammen oltretutto è riuscita a strappare un gran risultato, ma frutto anche di una consapevolezza, di una fiducia in se stessa che già su quella pista in passato aveva iniziato a un piccolo seme che già era stato seminato in passato. Quindi che questo fiore che si è visto quest'anno con quella prestazione magari può crescere, diventare pianta e può dare anche altri frutti ancora più succosi. Sei fiducioso anche al femminile? Io sono fiducioso nei confronti di tutti, negli atleti che si impegnano soprattutto, negli allenatori che fanno bene il loro lavoro mettendo al centro l'atleta e non il programma di allenamento. E mi sembra di aver capito che gli atleti stiano diventando sempre più consapevoli da questo punto di vista e che quindi stiano dando sempre più attenzione non tanto a cosa fanno ma a come lo fanno. E poi alla fine il fatto che in gara ti ritrovi da solo con te stesso e che in una carriera cambi magari tanti allenatori e quindi devi per forza costruire una fiducia in te stesso molto solida per riuscire a arrivare all'alto livello. È troppo facile nel nostro sistema ad ora trovare scuse, soprattutto guardando al di fuori, non dentro se stessi, per magari dei risultati che non arrivano o magari degli obiettivi troppo ambiziosi, a tratti superbi e appunto irrealizzabili. Quindi costruire la prestazione partendo da se stessi, un pezzo alla volta, credendo di potercela fare ma senza pisciare troppo lungo, ecco, è una caratteristica fondamentale che inizio a vedere sempre di più nei nostri ragazzi. Senti, l'ultima cosa, scusami la parentesi sul biathlon, ma a fianco a te Elisa Vittozzi, ti saresti aspettato dopo Pechino di vederla vincere 2 anni dopo la Coppa del Mondo? Me lo aspetto da Oslo 2019, era stato un duello fratricida, possiamo sportivamente parlando definirlo così, e sicuramente l'età era dalla sua parte e uno sport psicologico come il biathlon nel momento in cui gli incastri funzionano, e lo abbiamo già visto anche l'anno scorso, a livello mentale tutto può succedere. E poi però penso che la bellezza a livello sportivo di vincere la Coppa del Mondo come l'ha vinta lei, proprio all'ultima di rincorsa, non me ne vogliano, su un atleta norvegese che vincono dappertutto, vedere il tricolore sventolato da Lisa a Kenmore è stato molto bello. Sarebbe bello sventolarlo anche a Trondheim. Che qualche italiano possa farlo sicuramente sarebbe bellissimo.